Bene amici, ed ecco qui tornato un vecchio marchio che è sempre stato presente sul nostro canale sin dall'inizio, è quello di Tolacea, che propone degli zaini veramente interessanti. Ve ne ho già fatti vedere qualcuno che veramente sono stati dei prodotti molto ma molto interessanti, e questo non è da meno, anzi mi azzardo a dire che questo qui secondo me è il miglior zaino o borsa da viaggio che potrete trovare, con un ottimo rapporto qualità-prezzo ovviamente. Giù in descrizione ovviamente vi lascerò tutti i link. Però prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, a voi non costa niente ma per me, credetemi, è molto importante. Mettete un mi piace a questo video e niente, non perdiamo più tempo e andiamo a fare l'unboxing e vediamo come è fatto questo zaino. Andiamo. Bene amici, ed eccoci qui con un nuovissimo zaino della Tolacea che andiamo a recensire oggi. Come vedete ho cambiato colore, non l'ho preso più nero, ho preso questo beige che è veramente molto elegante e accattivante, mi piace moltissimo. Quello che salta subito agli occhi sono questi due maniglioni per andarlo a prendere. Inoltre abbiamo ovviamente, essendo anche borsone, la classica cinghia per andarlo a prendere come classico borsone appunto. Oltre a questo sistema abbiamo un altro sistema, come vedete qui ci sono queste due clip. Infatti all'interno troviamo una pratica cinghia che, se vogliamo, possiamo metterla con le sue classiche, vedete, le classiche clip moschettoni. Ecco qui, la andiamo ad agganciare qui, una da questa parte e una da questa parte, e diventa il classico borsone da viaggio. Togliamo intanto questo, mettiamolo da parte e vediamo adesso l'ultima caratteristica, che è quella più interessante. Aprendo questa cerniera, da qui si tirano fuori quelli che sono i classici spallacci di Tolacea. Guardate qui che sono belli spessi, hanno questa forma che prende appunto il corpo, e questi qua hanno appunto per l'aggancio questi piccoli clip, vedete, che basta premere e lui si va ad aprire, poi si spinge e si chiude, e queste qui si vanno ad agganciare nel primo attacco molle, questo qui. Adesso vi faccio vedere come si attaccano. Chiudiamo intanto la cerniera. Quindi, come vi dicevo, questi qua si vanno ad attaccare appunto al primo attacco molle, che è qui. Quindi schiacciamo e apriamo, inseriamo in questa maniera primo attacco molle e poi appunto andiamo a chiudere e lui si va a fissare. Ed ecco qui che da borsone diventa un comodissimo zaino. Questo diventa appunto il fronte del nostro zaino. Bene, sganciamo qui il nostro, facilissimo, vedete, una cosa rapidissima veramente. Andiamo a riporre di nuovo nella sua tasca e ritrasformiamo il tutto in un borsone. Come vedete qui le cerniere sono di tipo SBS, che sono cerniere di alta qualità costruite in Cina per il settore sia militare che per outdoor, quindi sono le rivali, diciamo, delle YKK. Nella parte frontale, quella che apre il vano principale, le cerniere, vi faccio vedere, tanto vedete come scorrono una favola. Le cerniere hanno appunto dove poter andare a inserire un lucchetto, ecco qua, così se siamo in viaggio possiamo metterci un lucchetto e tenere al sicuro le cose che costruiamo all'interno. Andiamo ad aprire, all'interno troviamo subito la classica borsa per il laptop. Questo va bene per un 15 pollici, bello imbottito, tiene al sicuro il nostro laptop. Mettiamolo da parte. Quindi, come vi dicevo, qui davanti abbiamo appunto la cerniera dove ci sono riposti gli spallacci, i due attacchi per la cinghia, i due manici per andarlo a prendere con più facilità. Poi da questa parte abbiamo delle cinghie di compressione dove poter andare a mettere qualcosa, degli attacchi molle qua e qua la stessa cosa. Qui abbiamo una bellissima tasca con la scritta Tolacea,
eccola qui, con dentro degli scomparti per penne o qualche altra cosa, molto capiente. Da quest'altra parte qui abbiamo una tasca a rete, eccola qui, e un'altra tasca appunto qui, sempre con le classiche cinette SBS, eccole qua. Un'altra bella tasca capiente laterale. Poi proseguendo da questa parte qui, ecco qui, abbiamo un altro scomparto che praticamente ci permette di poter andare a mettere delle scarpe, perché questa parte qui, vedete, è separata dallo zaino. Vi faccio vedere qui, aprendo da questa parte, qua. Vedete qui? Questa parte è separata e qui c'è una parte rigida e qui potete andare a mettere le scarpe. Mi viene da pensare, se per esempio andate in palestra o a fare degli allenamenti sportivi e avete le scarpe e volete cambiarle, potete metterle qui e restano separati dal resto che avete messo da questa parte qua. Molto utile il poter separare le cose, oppure separare vestiti sporchi da vestiti puliti, insomma, poi ognuno vede cosa può trarne più vantaggio. Chiudiamo da questa parte e andiamo a guardare da quest'altra parte qui. Ecco qui abbiamo una finestrella dove andare a mettere, in caso che lo dobbiamo imbarcare, i nostri dati, una tasca qui abbastanza capiente e, come al solito, dalla CEA già ve ne accorgete qui dal piccolo logo. Da questa parte qui appunto, che fa anche da sfiato, ha messo la classica borsa impermeabile. Qui potete mettere qualsiasi cosa sia bagnata, umida, e uno scompartimento, diciamo un comparto isolato, totalmente isolato dal resto dello zaino, impermeabile. Quindi qui, anche se mettete asciugamani bagnati, costumi bagnati, qualsiasi cosa rimarrà qui e non bagnerà nulla all'interno. Qui vedete anche un piccolo scomparto per poter separare qualcosa. E qui appunto, dicevo, c'è lo sfiato in modo che non si crei troppa condensa, ma riesca a fuoriuscire, diciamo, la condensa, il vapore, insomma, ecco, che evapori, insomma. Poi di fuori mi manca di dietro, ecco qui abbiamo questi elastici dove poter andare ad assicurare magari, che ne so, un piumino o qualcosa di umido da tenere fuori dallo zaino. Qui abbiamo il talloncino ve lo avvicino, con l'estensione di garanzia di un anno più uno, eccolo qui. Qui abbiamo altri attacchi molle, sempre utili. E niente, dalla parte esterna non vedo più nulla. Andiamo ad aprire e vediamo dentro. Apriamo ed ecco qua. Come vedete qui già abbiamo uno scomparto a rete da questa parte, separato da questo qui. Sono due, eccoli qui. Questa qui è la tasca che praticamente contiene anche gli spallacci. Poi qui abbiamo un comparto, come vedete, molto grande, e qui abbiamo una tasca bella capiente da questa parte e una tasca da questa, speculare a questa qui. Quindi ragazzi, come vedete, lo zaino è veramente ben fatto, veramente bello. Non so se chiamarlo zaino o borsone, non lo so, comunque è veramente un compagno di viaggi fantastico, resistente, impermeabile, molto elegante, molto bello, molto accattivante, mi piace, versatilissimo, pieno di tasche, pieno di scomparti, insomma, per organizzarvi tutto quello che vi serve per un viaggio. Devo dire che è veramente fantastico. Bene, credo di avervi detto tutto su questo zaino, che vi ho fatto vedere tutti gli scompartimenti. Adesso non ci resta che provarlo e tirare le conclusioni finali, quindi vi rimando fra qualche giorno dopo che l'ho testato e provato per un po', e vi darò le mie impressioni e le mie sensazioni su questo fantastico, quello che sembra veramente un fantastico zaino della Tolacea. Ci vediamo dopo per le conclusioni finali.
ragazzi, eccoci qui alla conclusione di questo video. Spero che si senta qualcosa perché siamo abbastanza vicini alla battigia del mare. Niente ragazzi, questo zaino, come avete capito, mi è piaciuto moltissimo, è veramente uno zaino ben fatto, ottimo per viaggiare, anche perché si può usare sia come borsone sia come zaino, ma non solo, è anche ottimo per chi va in palestra, fatto di separare le scarpe, di separare magari l'asciugamano bagnata, insomma è molto versatile. Come vedete io qui in queste cinghie ho messo il cavalletto, dentro c'ho l'attrezzatura fotografica. E niente ragazzi, giù in descrizione vi lascio il link, se vi va di acquistarlo. Lo vendono in due versioni, questo è il 40 litri e c'è anche un 55 litri che è leggermente più grande, come si può capire. Vi lascio in sovraimpressione le misure sia del 40 che del 55 litri. Gli spallacci, mi ero dimenticato di dirvi che hanno la regolazione sia dalla parte superiore sia dalla parte inferiore per farlo aderire bene al corpo. Ha anche la cinghia pettorale col suo elastico arancione. Poi quello che manca è una cinghia lombare, ma come vedete dalle immagini che vi metto, lo zaino veste abbastanza alto, quindi una cinghia lombare sarebbe pressoché inutile, se non addirittura controproducente. Niente ragazzi, credo di avervi detto tutto su questo fantastico zaino, non mi resta che ricordarvi di iscrivervi al canale. A voi non costa nulla, ma per me è molto importante. Attivate la campanella delle notifiche e mettete un like a questo video, nella speranza che questo video sia stato utile e di intrattenimento. Ci vediamo al presto con un nuovo video, anche perché ho tantissime cose da farvi vedere ancora. Ciao e alla prossima. Ciao raga, intanto vi godo un po' questa giornata. A presto.